e mi dispiace davvero tanto che ci siano queste guerre su YouTube, alla fine tra appassionati dello stesso hobby, quindi di droni, e invito i miei colleghi a smetterla di farsi la guerra tra loro per acchiappare qualche like e qualche visualizzazione. Vogliamo e divertiamoci, perché i problemi oggi sono ben altri e non queste frivolezze. Ciao ragazzi, come state? Beh, vengo subito al dunque. Negli ultimi giorni, lo saprete, si sta parlando tanto di alcuni droni declassati in A3, a partire da inizio 2023, data in cui scadranno le Limited Open Category. E i droni in questione sono, più nello specifico, il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2, due tra i droni più venduti in assoluto negli ultimi 2-3 anni. E questo è un problema potenzialmente, lo metto tra virgolette, problema potenzialmente molto grave, perché potrebbe comportare una serie di divieti e limitazioni di volo. Più nella fattispecie non potremo più volare in zone urbane, o almeno dovremo attenerci ad una distanza minima di 150 metri da zone urbane e persone, assembramenti, comunque persone non informate del nostro volo. E capite bene che con un drone come il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2 queste sono delle gran belle limitazioni. Ok, ve l'ho spiegato in modo molto semplice, come piace fare a me. Questo però è un problema che ha portato alla luce, almeno qui in Italia, il mio amico Andrea Pinotti, che saluto e vi invito a guardare anche il suo video dedicato, ve lo linko qui sotto in descrizione video perché è molto dettagliato. Video, almeno a mio parere, ingiustamente criticato da alcuni colleghi ed esperti della domenica vari qui sulla piattaforma. Purtroppo lo sapete benissimo anche voi, l'Italia è il paese degli esperti. Ogni 3 secondi viene fuori un esperto in qualcosa, e dato che a me non piace quando viene criticata una persona ma anche un fatto senza basi solide e reali, beh, sono qui per dire la mia. Innanzitutto, il possibile declassamento in A3 è un problema reale e concreto, a tal punto che persino EASA si è espressa in tal proposito. Non si tratta quindi di una fake news come qualcuno, non so il motivo, vuole far credere. Detto questo, per quale motivo droni come il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2 rischiano questo possibile declassamento? Beh, i motivi principali sono due. Il primo lo conosciamo un po' tutti ed è la mancanza di marcatura su entrambi i droni. Il secondo è la mancanza di un comunicato ufficiale sulla massa massima al decollo, un parametro molto importante per la determinazione della classe di appartenenza. Ora, perché mancano questi due elementi sui droni DJI? Beh, sul primo c'è anche un po' di colpa da attribuire ad EASA e ve ne parlerò tra un istante. Sul secondo, beh, sarebbe una domanda lecita e molto interessante da fare a qualche dirigente DJI. Fortunatamente, per trovare una risposta non dobbiamo affidarci a improvvisati esperti della domenica, ma ci viene in soccorso il nostro amico di piattaforma Quadricottero News, Danilo, che saluto, e che ha fatto un articolo molto interessante e ve lo linko qui sotto in descrizione video. Infatti, grazie ai suoi contatti è riuscito a mettersi in contatto con un dirigente, un ingegnere, comunque una persona abbastanza importante all'interno di EASA, ed ha rilasciato delle comunicazioni molto interessanti in tal merito. Il responsabile EASA ammette che ci sono dei problemi per quanto riguarda la classe e il declassamento di droni come il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2. EASA è a conoscenza di questi problemi e sta lavorando proprio in tal senso, per permettere a tutti noi di poter continuare a volare come sempre con questi due droni, e magari anche il DJI Mini 3 quando uscirà, senza doverci preoccupare troppo e senza dover rivederci tutto il regolamento. Inoltre ci dice, questo è molto importante, che la scadenza inizialmente posta ad inizio 2023 verrà con molta probabilità prorogata di un anno ad inizio 2024. Questo perché manca ancora un regolamento, non so i termini tecnici, che permetta alle varie aziende e case produttrici, tra cui DJI appunto, di determinare di porre la marcatura sui propri droni. E questo forse è il principale problema che porta i droni DJI, e non solo, ad essere sprovvisti ad oggi di marcatura di classe. E questo è tutto ragazzi, volevo solo schiarirvi un attimo le idee e spero di esserci riuscito con termini non tecnici e non troppo difficili, perché io prima di tutto non sono un esperto, non voglio essere un esperto, ma sono un semplice appassionato che cerca di volare utilizzando sempre la testa. E mi dispiace davvero tanto che ci siano queste guerre su YouTube, alla fine tra appassionati dello stesso hobby, quindi di droni, e invito i miei colleghi a smetterla di farsi la guerra tra loro per acchiappare qualche like e qualche visualizzazione. Vogliamo e divertiamoci, perché i problemi oggi sono ben altri e non queste frivolezze.
Bene ragazzi, ora se avete qualche domanda, non esitate nel chiedere lasciando un bel commento, vi invito, se il video l'avete trovato utile, a lasciare un bel like per supportarmi e a condividerlo ai vostri amici per far sapere a tutti che non ci sono fake news, ci sono possibili problemi, ma ci sono anche delle possibili soluzioni. Quindi pensiamo a volare in totale tranquillità, accendendo il drone, il radiocomando e il cervello prima di ogni volo, e per i problemi vedremo se ci saranno in futuro, ma ad oggi tutto resta come sempre. Bene, spero che il video sia stato chiaro, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!